Negli ultimi anni ci stiamo rendendo conto che il sole non è più quello di una volta. Sì, lo so, può sembrare una frase fatta, ma è così. Forti ondate di calore dovute ai cambiamenti dei cicli naturali e anche all'inquinamento hanno cambiato la percezione del sole sul nostro corpo. Ok, per proteggermi metto la crema solare. Questo è il classico rimedio assolutamente valido che tutti noi abbiamo sempre adottato. Ma l'uso che abbiamo sempre fatto della crema solare è strettamente legato al mare, dove l'esposizione ai raggi solari è sicuramente molto elevata, ma avviene in un contesto quasi sempre poco dinamico. Mentre siamo sdraiati sul lettino o facciamo una comoda passeggiata sulla riva con addosso solo un piccolo costume, il nostro corpo non produce molto sforzo e di conseguenza anche calore, ma in montagna sì. Chilometri da percorrere, dislivelli da colmare, abbigliamento necessario come indossare scarpe o scarponi e lo zaino, soprattutto quello da trekking, quindi inevitabilmente pesante, portano il nostro corpo a produrre uno sforzo decisamente maggiore rispetto a qualsiasi giornata in spiaggia. Ok, indossiamo pantaloni corti e magliette a maniche corte, in alcuni casi anche canottiere, rimedio che viene adottato per sentirsi più leggeri, e nelle parti esposte mettiamo la crema. La crema solare è vero che ci protegge, ma è anche un velo che mettiamo sulla nostra pelle e che blocca i nostri pori e quindi ci farà sentire inevitabilmente molto più caldo, soprattutto sotto sforzo. Ok, non metto la crema, ma le scottature sono dietro l'angolo e il sole in montagna non va sottovalutato, e questo può diventare anche molto pericoloso perché soprattutto al ritorno e in discesa, dove avviene il maggior numero di incidenti, un corpo già molto accaldato che ha già riportato forti rossori o addirittura scottature può portare a eccessiva stanchezza. Negli ultimi anni, in Italia ancora poco, molti trekkers o tour hanno deciso di provare a coprire il più possibile il proprio corpo per proteggersi dal sole, evitando così di usare qualsiasi crema protettiva. Ma più siamo coperti e più sentiamo caldo, viene subito da pensare. Questo è vero, ma non del tutto. Le Sun Hoodie sono diventate un accessorio molto usato e richiesto dai trekkers o tour americani, e il mercato ha fornito negli ultimi anni molti prodotti a riguardo. In questo video vedremo le Sun Hoodies presenti sul mercato, più famose o comunque usate, pregi e difetti dei vari tessuti che le compongono, e poi la Sun Hoodie che ho deciso di acquistare e che ho già provato, e dei perché per ora ho scelto questo modello, perché come quasi sempre accade nelle nostre scelte i soldi molto spesso fanno la differenza. Le tre sanuti più usate o richieste sul mercato sono Outdoor Research, Eco, Patagonia, Capilen, Colsan, Kittel, No Fry. Poi esistono altri modelli che, al contrario delle prime tre realizzate in tessuto sintetico, sono prodotte in lana merinos, come ad esempio la Icebreaker Merino Fine, ma esistono anche altri modelli realizzati in altre fibre naturali o vegetali. Stiamo parlando di protezione dal sole, quindi sicuramente la classificazione di protezione dai raggi UV gioca un ruolo fondamentale. Possiamo pensare che più alta sia, meglio sia, vero, ma questo comporta anche avere un tessuto più denso e quindi meno traspirante, e se decidiamo di coprirci completamente la traspirabilità diventa un fattore fondamentale. La Outdoor Research Eco è quella che tra i vari modelli che ho osservato, in base alle sue caratteristiche, preferisco. È realizzata al 100% in poliestere riciclato e vanta una classificazione UPF di 15, mentre in molti altri modelli si può arrivare anche a 50. Sembrerebbe una protezione bassa ed effettivamente lo è, tuttavia molte persone, dopo aver percorso molti chilometri in più giorni sotto al sole, hanno dimostrato come sia comunque efficace contro il sole, senza riportare particolari rossori o men che mai scottature. Protezione dal sole, traspirabilità, tessuti. Il poliestere è quello usato in larga parte per realizzare le sanuti, ma anche il nylon. Rispetto alle fibre naturali come la lana merinos hanno una trama più fitta e questo rende i tessuti meno traspiranti. Al contrario, le fibre naturali o vegetali hanno una trama più larga, e da qui viene la famosa gestione degli odori della lana merinos. Ma qualunque fibra vegetale o naturale tende ad asciugarsi in quanto tale più lentamente, a prescindere dalla classificazione UPF che riporta. La lana merinos è salita giustamente alla ribalta non solo come prodotto
esclusivamente invernale di recente, va bene per i cammini abbastanza pianeggianti, dove si passa spesso anche per i centri abitati, dove lo zaino spesso, non sempre, è pesante, ma non così pesante come quello dei trekking in autosufficienza. Al contrario, per chi desidera invece raggiungere l'alta quota vivendo esperienze anche di più giorni in autosufficienza, quando arrivi su vette elevate ed esposte, il vento sa essere di conseguenza dominante. E sulle vette, dopo aver impegnato un notevole sforzo, quasi sempre si arriva sudati e con la maglia anche molto bagnata, soprattutto sulla schiena. Se non ho un prodotto quick dry a rapida asciugatura, se si alza il vento o il clima cambia rapidamente, come spesso avviene a medie e alte quote, questo può diventare un problema. Esiste il prodotto migliore per come intendiamo usarlo. Ed io, restando in tema, una Sanudi, quindi una maglia integrale con cappuccio che copre tutto il mio busto, in lana Merinos non la prenderei perché non presenta quel quick dry di cui in molti casi, soprattutto con zaino pesante, si ha bisogno. Protezione dal sole, traspirabilità, tessuti, asciugatura, conduzione e convezione. Molti di voi sanno sicuramente che soprattutto nei bivacchi invernali, una volta chiusi nel nostro sacco a pelo, occorre muoversi il meno possibile perché ogni spostamento produce una quantità di aria fredda che andrà a influire in quella calda che il nostro sacco a pelo deve racchiudere e contenere. Qui la funzione che ci interessa, se possiamo dire così, è inversa. Il movimento del nostro corpo, quindi braccia, spalle e dorso, genera aria che rinfresca l'interno della maglia. Allo stesso tempo la traspirabilità, ma anche le vie di fuga della maglia stessa permettono al calore di defluire. Ora, questo non significa che avremo un condizionatore portatile all'interno della nostra maglietta, ma con tessuti molto leggeri e dettagli traspiranti potremmo sentire molto meno caldo di quanto possiamo pensare, pur essendo coperti, perché in quanto tali i raggi del sole non lavoreranno direttamente sulla nostra pelle, ma resteranno fuori. E ora veniamo al cappuccio e poi vi mostro più da vicino il prodotto che per ora ho scelto e vi darò le prime impressioni. Nella prima prova che ho fatto, che va considerata abbastanza attendibile perché ho percorso 7 km all'andata e altrettanti al ritorno e ho coperto un dislivello di 800 metri all'andata e in negativo al ritorno, avevo anche lo zaino pesante, un 40 litri dal peso complessivo di 10 kg. Con uno zaino da giornata molto più piccolo, 2-3 kg, avrei faticato molto di meno e generato anche molto meno calore. Non ho voluto usare in questa uscita di proposito il cappello, e chi mi conosce lo sa, lo indosso praticamente sempre per vedere quanto il cappuccio sarebbe stato opprimente e in effetti dalla fronte ho sudato abbastanza. Al contrario, usando anche il cappello, il cappuccio rimane più preformato e distante e avrebbe protetto meglio anche il viso sui lati, favorendo anche un maggiore flusso d'aria. Certo, però cappello e cappuccio insieme possono risultare pesanti e qui in quel processo continuo di andare a togliere laddove abbiamo aggiunto, la soluzione semplice è usare la visiera. Guardate che bella, della Vibram. Il cappuccio copre la testa e buona parte del viso dal sole, la zona dei capelli resta meno pressata e compenseremo un po' di grammi in più per via della maglia con quelli in meno della sola visiera, andando ad eliminare tutta questa parte del cappello. Abbiamo visto prima che i soldi spesso contano nelle scelte e in questo caso hanno contato molto. I modelli che vi ho elencato prima costano non meno di 70 euro e considerando che in previsione di più giorni e non solo di escursioni in giornata risulta necessario comprarne due e investire subito 150 ma anche 200 euro solo per due maglie mi sembrava eccessivo, prima di assicurarmi che avere addosso una maglia a maniche lunghe con cappuccio nella stagione estiva facesse al caso mio. E dopo questa prima prova sul Gran Sasso posso dirvi che sono rimasto piacevolmente sorpreso. Al ritorno la pelle delle braccia, ma anche delle spalle o della schiena, era assolutamente dello stesso colore dell'andata,
zero rossore, zero scottature, e nell'uscita che ho fatto, ho pubblicato il video, se volete recuperarlo, era presente ancora un grosso quantitativo di neve che riflette molto i raggi del sole. Gestendo la progressione con calma non ho mai sentito né troppo caldo né quelle sensazioni di soffocamento che tenevo. Sebbene la schiena era un po' bagnata, ma questo è assolutamente normale, dopo una pausa di pochi minuti la maglia era di nuovo asciutta. Questa maglia non nasce per il trekking ma per la pesca. Le prime Sanudi hanno preso piede proprio nel mondo dei pescatori, esposti molte ore alla luce del sole e al riflesso dell'acqua. Rispetto ad altri marchi non noti o dedicati all'escursionismo, è stata l'unica dove ho trovato riscontri positivi anche per il trekking di più giorni, tra cui anche il video di una ragazza italiana che ho visto qui su YouTube che l'ha usata durante un cammino per diversi giorni. Sì, lo so, per molti di voi avere la scritta phishing può essere un problema, per me non lo è. Tra le varie versioni di maglia Sanudi di questo brand, le più importanti sono due: quella con la maschera sul viso, stile un po' passamontagna, e questa che ha solo il colletto. Quella con lo stile passamontagna è priva della scritta. Io ho preso questa senza maschera perché lo ritengo un dettaglio forse superfluo. Il viso è la parte sempre più esposta anche se non andiamo a prendere il sole, ma se avete la pelle particolarmente chiara o delicata prendetela in considerazione e non avete la scritta phishing presente sul braccio. Tessuto sintetico 90% in poliestere e 10% in spandex. Occorrerebbe aprire anche una finestra su quale sia meglio tra l'ultimo citato o quello a 4 vie, ma poi diventa troppo lunga. Dettagli traspiranti su entrambe le maglie davvero notevoli, ovvero più della metà della schiena e tutta la fascia interna del braccio a partire dalle ascelle. Io ne ho comprati due, entrambe con colori molto chiari, come vedete, che attirano meno il sole. La maglia è abbastanza leggera anche se non si avvicina ai 110 grammi dell'Outdoor Research Eco. Niente tasche, niente lampo come ad esempio in un modello della Quechua, e in questo caso secondo me meglio così. Durante la progressione si avverte una sensazione non costante ma occasionale di freschezza diffusa, e è una maglia rapida nell'asciugarsi. Classificazione dichiarata ma non confermata di 50. Sicuramente c'è di meglio sul mercato se pensiamo al trekking, ma rispetto ai 160-180 euro da investire citati prima, con soli 30 euro io ne ho prese due, e se capirò che è un prodotto che fa per me, la prossima estate investirò il qualcosa di più importante, ma voglio esserne sicuro. Tuttavia, come vi ho già detto, le prime impressioni sono state molto buone. Passiamo alla vestibilità, altro aspetto importante, e non solo per un discorso di look o outfit. È opportuno evitare di prenderle troppo strette per non trattenere il calore all'interno, di cui abbiamo parlato prima. Tuttavia questo modello veste molto largo e dopo aver letto molti pareri a riguardo ero partito per acquistare la M, ma poi ho ripiegato sulla S, e devo dire che questa S rispetto alla media è molto abbondante. Poi in questi casi ognuno di noi deve fare i conti con la propria corporatura. Maglie disponibili ovviamente sia per uomo che per donna. Se volete visionarle dove le ho acquistate io trovate il link in descrizione. È disponibile anche su Amazon, ma costa un bel po' di più. Voglio fare notare però una cosa molto importante, che questo comunque non sarà un acquisto in caso di esito negativo che viene lasciato nel cassetto, ma queste restano comunque maglie ideali da portare nello zaino e da usare ad esempio la sera quando siamo arrivati nel rifugio, piuttosto che il bivacco o abbiamo montato la tenda, quando il nostro corpo, una volta finita la progressione, si raffredda e la temperatura si abbassa. Sopra al classico intimo termico che ad esempio uso io per dormire in tenda ma anche nei bivacchi, secondo me ci sta benissimo, e poi la togliamo un attimo prima di chiuderci dentro al sacco a pelo. Se andate a visualizzare i prodotti fate attenzione al modello Youth perché non ha gli inserti traspiranti sulla schiena e sulle braccia che vi ho mostrato prima,
quindi potrebbe essere una maglia che risulta particolarmente pesante. Il modello Youth non ha la maschera e non ha le scritte, quindi magari invoglia nell'acquisto. Per il resto, secondo me, già che ci siamo, comprarla senza cappuccio, perché sono presenti anche i modelli senza cappuccio, forse ha poco senso. Se voglio proteggermi, allora che la protezione sia totale, soprattutto sulla zona del collo, che è una zona molto soggetta a riportare anche scottature molto importanti. Insomma, se volete provare come me, senza investire molto e senza fare un acquisto a vuoto, perché sono comunque ottime anche per un secondo utilizzo, queste possono essere un ottimo primo punto di partenza. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione. Nel prossimo video torniamo a parlare di tende. Evviva! Nello specifico parleremo di tende doppio telo e monotelo, dove vi proporrò un interessante quesito. Alla prossima da questa inedita location.